perché per il nostro mezzo ovviamente non serviranno. Ok, connetti ad iPhone di Massimiliano. E questa è la connessione. Come mi senti? Bene? C'è la presa USB-C, un link con il quale potrete avere il 10% di sconto. Will I ever learn to love again? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi siamo qui perché vorrei mostrarvi quello che mi è arrivato qualche giorno fa ma che ad oggi non ho ancora avuto modo di aprire. Mi riferisco al KG iOS 6 LTE. Allora, iniziamo ad aprire la confezione. KG, poi abbiamo l'adattatore che è necessario per applicarlo sulla piattina della navigazione del GS, che praticamente ci permette di dialogare poi con il rotellone posto sul lato sinistro del manubrio. E infine abbiamo le telecamere che ve lo anticipo già, per ora non monterò magari successivamente, però comunque l'unboxing lo facciamo e vediamo cosa c'è all'interno. Ok, iniziamo. Allora, abbiamo detto le telecamere, l'adattatore e l'apparecchio. Iniziamo ad aprire la confezione con il CD. Facciamo sparire la plastica, apriamo le immancabili istruzioni in cinese piuttosto che in inglese. Ecco qui, questo è il prodotto, ad oggi non l'ho ancora aperto come vi dicevo. Presenta una pellicola protettiva che andiamo a rimuovere. Ha un peso di 365 grammi, una memoria interna di 32 GB, espandibile fino a 256. Per espandere l'eventuale memoria interna basterà togliere questi due viti posti sui lati, alzare la protezione in gomma e andare a inserire la SD. Il prodotto ovviamente viene fornito con un attacco universale. Poi noi andremo a rimuovere queste quattro viti e andremo ad applicare quello che è l'adattatore che ci permetterà di montarlo sul nostro mezzo. Quindi poggiamo il prodotto qui. Nella parte di sotto della confezione c'è un'altra scatola, eccola qui, con all'interno immagino tutti gli adattatori e cablaggi che consentirebbero di montare il prodotto stesso su qualsiasi altro mezzo. Ok, allora c'è l'immancabile portachiavi, diverse sezioni che andranno ad adattarsi all'adattatore per agganciarlo alle varie sezioni dei manubri dei mezzi a cui vogliamo montare il prodotto stesso. C'è questo Uniball che andrà montato qui dietro con una vite e ci permette di tenerlo ancorato grazie al RAM mount, appunto. Andrà ad essere poi incastonato qui dentro e quindi andrà ad essere fissato sul nostro manubrio. Abbiamo dei rubacorrente e delle fascette nel caso in cui volessimo prendere e mettere tutto sotto corrente. Abbiamo l'immancabile cavo che dalla batteria ci consente di alimentare il KG stesso. E poi ci sono questi altri cavi che ci consentiranno, lo vedremo successivamente, di collegare il KG alle telecamere. Lo vedremo tra poco. Quindi rimettiamo tutto questo dentro la confezione che a noi non interessa. C'è un adesivo, c'è qualcos'altro, ci sono delle chiavi che magari ci serviranno sicuramente per togliere queste viti qui e andare ad inserire l'adattatore del GS. Adesso le chiavi le lasciamo fuori. Il resto dei prodotti andiamo a reinserire dentro la confezione che tanto non ci interessano, perché per il nostro mezzo ovviamente non serviranno. I ragazzi di KG vi manderanno tutto l'occorrente affinché voi possiate adattare questo tipo di apparecchio su tutti i mezzi. Quindi è universale e per chi ha il BMW come il sottoscritto, la comodità per chi ha un BMW è che con questo adattatore praticamente possiamo sfruttare la piattina appunto che abbiamo sul mezzo ed evitarci di andare a costruirci dei cablaggi per portare tutto quanto la corrente all'apparecchio e tutto ciò che ne consegue. Adesso rifacciamo un po' di ordine e andiamo a vedere come si rimuove la sezione universale e andiamo ad applicare quella del GS. Adesso praticamente sfruttando le chiavette fornite in dotazione andiamo a rimuovere queste quattro viti poste nella parte posteriore dell'apparecchio. Sono viti stretti in maniera abbastanza blanda, quindi quando le andremo a riposizionare le andremo a stringere nella medesima coppia di serraggio più o meno.
Considerate che state avvitando su un apparecchio che è fatto in plastica, quindi è inutile stringere e serrare come dei forsennati rischiando di rovinare filettature del prodotto. Adesso rimuoviamo questo, abbastanza semplice la questione. Io per comodità ho rimesso la protezione in maniera che se dovessi poggiarlo sul tavolo non vado a rigare quello che è lo schermo del prodotto, fermo restando che poi sui vari siti ci possono essere delle protezioni a tutela dello schermo, ma non è questo il nostro caso. Quindi rimuoviamo 1, 2, 3 e 4. Come vedete sulle viti c'è già un po' di fernafiletto, quindi abbiamo rimosso questa piattina universale. Andiamo ad aprire quella che è la confezione relativa all'adattatore del GS. Quindi questa la mettiamo qui, le viti le spostiamo e andiamo ad aprire quest'altra qua. Ok, le immancabili istruzioni. Ecco qui il nostro adattatore. Vediamo se sotto c'è altro. Nella parte sottostante ci sono altri cavi che probabilmente ci potrebbero servire in altre circostanze, sempre con la presa USB-C, e poi vedremo questi cavi. Secondo me questi cavi vanno a collegarsi a quella che è poi le varie telecamere, cosa che in questo momento a noi non interessa, quindi lasciamo tutto quanto qui sotto, rimettiamo a posto e richiudiamo il tutto. Adesso a questo punto sbagliare è abbastanza impossibile perché l'adattatore USB-C è posto da un lato e va ad incastrarsi proprio sulla predisposizione che c'è sulla parte posteriore del prodotto, quindi le mettiamo più o meno in linea, andiamo a stringere, ok, ed è messo anche nella maniera corretta perché il GS ha la parte di sopra che presenta questi due denti per bloccare il prodotto sul mezzo, e nella parte sottostante invece presenta un attacco esattamente così. Per montare questo supporto non andranno più bene le viti tolte da quello universale, che come vedete presenta uno spessore ben differente, quindi queste qui sono più corte. Ma dovremmo aprire la confezione presente all'interno dell'adattatore e utilizzare queste altre viti che sono leggermente più lunghe. Presentano già sulla punta, come vedete, del frenafiletti, quindi basterà semplicemente avvitare, fare una leggera pressione per stringere le viti stesse e siamo a posto così. E praticamente con l'ultima vite abbiamo finito la trasformazione di questo CG dall'adattatore universale all'adattatore B&W. Gli vado a dare giusto una controllata al serraggio delle viti e dopodiché non resta che scendere in box e continuare. Ok, le viti sono strette, questo è praticamente come si presenta una volta che l'abbiamo trasformato. A questo punto non resterà che scendere in garage per attaccare il KG alla moto, accendere il mezzo e iniziare i vari settaggi. Allora, prima di scendere in box, questo è l'unboxing delle telecamere. Registrano a 1080 a 60 fps. Anche qui istruzioni in cinese e in inglese. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Questi sono i cablaggi delle telecamere. Telecamera. Vi ricordate il cavo che avevamo visto prima? Esattamente questo qui? Qui agli arancioni vanno a collegarsi le due telecamere. Questo andrà a essere collegato a un altro cavo che va alla batteria e questo andrà a collegarsi al KG. A quel punto il cerchio si è chiuso e avremo collegato le telecamere al KG stesso. Quindi all'interno di questa confezione troviamo due telecamere, un'altra chiavetta che occorre per stringere i vari bulloni che adesso vedremo per gli adattatori. Ci sono degli adesivi 3M che ci consentono di agganciare appunto le telecamere al nostro mezzo. Eccoli qui, adesivi 3M che vanno ad agganciarsi su queste piattine. Qui andrà ad agganciarsi questo anello. All'interno di questo anello ovviamente noi avremo inserito la nostra telecamerina. Telecamera, adattatore, piattina, vite, dado, si stringe, si posiziona la telecamera dove meglio crediamo con il biadesivo e il gioco è fatto. A questo punto avete collegato anche le telecamere al vostro CG. Adesso rimettiamo tutto a posto perché le telecamere, come dicevo, per ora le lasciamo qui dove stanno. Rimettiamo tutto a posto e scendiamo in garage per collegare il KG sia al cellulare sia al casco e poi provarlo in movimento. Allora, siamo in box. Per quel che riguarda l'installazione è relativamente semplice, è molto simile al Navigator, quindi si infila la chiave, si apre l'archetto, si poggia
si fa una leggera pressione, si chiude la parte dietro. Ok, praticamente il kg è messo. Una volta messo sull'archetto si accende il mezzo e l'accensione è pressoché immediata. Vediamo cosa c'è da fare. Immagino che ci sia da scegliere la lingua. Scegliamo la lingua italiano. Ok. Dobbiamo scegliere la regione. Scendiamo giù, scendiamo Italia. Immagino che ci sia. Eccolo qua, Italia. Ok. Vediamo se con l'hotspot personale riusciamo a fare qualcosa. Che qui sotto in box ho poco campo. Tutto ciò per vedere solo se ci sono degli aggiornamenti. Ok, connetti ad iPhone Massimiliano Saraceni. Mettiamo la password. Vediamo un po'. Ho un 3G qui sotto, ho anche poco campo, ma connessione riuscita. Ok, con un po' di fatica, visto che qua sotto non ho connessione, siamo riusciti ad attivarlo. Adesso attivo Wi-Fi e Bluetooth e mi collego direttamente al KG connesso. Ok, impostazioni, display volume, memoria, display volume, luminosità, metterei automatica. Ok, il volume lo scegliamo, audio per tocco. Ok, così è disattivo, così è attivo, suono di avvio, ok. Poi memoria, come vedete 1 di 28 giga, ma praticamente è vuota perché non c'è nulla. Funzioni, ora, anno, mese e giorno, mettiamo giorno, mese, anno. L'orario, +2, fuso orario, ok, alba e tramonto lo attiviamo, ok. Adesso abbiamo impostato anche l'orario. Le cuffie le attiviamo dopo collegheremo anche il casco. Adesso il telecomando non ce l'abbiamo, GPS, immagino che quando usciremo da qui funziona tutta alla perfezione, calibrazione della postura. Adesso siamo a -5, funziona persino l'inclinometro addirittura. Mi vuol dire che funziona? Ah, perfetto, sto spostando la moto, funziona anche l'inclinometro. Meraviglioso. Si prega di mantenere i dati aggiornati per garantire l'efficacia dell'allarme SOS. Avvio. Fase di calibrazione, non scuotere il veicolo. Ok, calibrazione completata. Perfetto. No, così, aspetta, mettiamola a 0. Eccolo qua. Adesso la mettiamo a 0, così. Perfetto, calibrazione completata, ok, la rimettiamo sul cavalletto e siamo a posto. Poi BSD, quando il veicolo si avvicina all'angolo cieco posteriore il dispositivo emette avvisi acustici. Vabbè, dovremmo mettere sicuramente le telecamere e non ce l'abbiamo, controllo fotocamera d'azione non l'abbiamo inserite, perfetto. E questo è un altro, scaricamento video non ci interessa, tutorial non ci interessa neanche, lingua l'abbiamo messo, ripristina, riguardo a di più vediamo che c'è, è in chilometri. Chilometro miglia, gradi o Fahrenheit, promemoria di riposo, cambio di fotocamera non ci interessa, abilita la velocità GPS, ok, abilitiamola. La configurazione l'abbiamo pressoché fatta. Allora in alto ci fa vedere che è per BMW, qui ci farà vedere il segnale, immagino del cellulare, che adesso è scarso o nulla perché sono in box, il segnale GPS, il Bluetooth e poi capiamo fuori che cos'è quest'altro, aggiornamento, controlla gli aggiornamenti. Adesso mi sembra il caso, visto che siamo qui sotto, quando saremo in un posto dove prenderà più il campo verificherò anche questo. L'orario di tramonto, la pressione anteriore, la pressione posteriore, qui c'è la home da dove possiamo attivare ovviamente, eccolo qua, CarPlay, KG6183, abbina, vuoi consentire la sincronizzazione dei contatti, consenti, perfetto, autorizza la connessione, ok, richiesta di abbinamento, connetti al CarPlay, connetti. E questa è la connessione con il cellulare. La connessione con il cellulare è abbastanza semplice e intuitivo, ma vi devo dire che semplice e intuitivo è abbastanza tutto quanto. Ok, adesso mi aspetto che con la rotella, io sto usando la rotella in questo momento, come vedete si stanno animando le varie funzioni. Poi una volta che saremo in giro vi mostrerò per bene tutto quanto. Queste sono le varie schermate, di qua c'è il meteo, la direzione, le impostazioni le abbiamo viste prima, qui possiamo cambiare la visualizzazione del display, giri motore, marcia, neutral, insomma siamo in folle, indicazione dei chilometri, pneumatici anteriore e posteriore, carico della batteria, autonomia residua, angolo di piega, tramonto, altitudine. Proviamo a girare ancora. Ok, la visualizzazione delle informazioni è possibile in questi formati qui. 1, la marcia, l'angolo di piega, bar, temperatura esterna, carico della batteria. Se clicco di qua,
mi fa vedere altre inquadrature sempre delle medesime funzioni più o meno, e questo è un altro modo ancora di visualizzare le informazioni: marcia, chilometri, marcia, i chilometri orari, che in questo momento però sta cannando perché mi dice che vado a 1 chilometro e sto fermo, probabilmente il GPS non prende molto qui sotto. 0 sono i giri motore, temperatura esterna, temperatura motore, prossima data di manutenzione 30 novembre 2025, l'orario, la carica della batteria, l'angolo di piega, pneumatico anteriore, pneumatico posteriore, chilometri del mezzo. Andiamo avanti ancora. Ok, queste sono le maschere più o meno di informazioni che mi dà. Qui che c'è? Qui aggiorna, ok, non so che cosa, ma aggiornerà qualcosa. Il primo tasto mi fa vedere questo tipo di inquadratura. Il secondo tasto, praticamente passiamo alla funzione CarPlay. Il terzo tasto, fotocamera non connessa, quello della fotocamera. Quarto tasto, praticamente mi mette in stand-by il display. Ripremiamo il quarto tasto, torna ad essere attivo il display, e a questo punto torno sulla schermata che meglio preferisco. In questo momento ho collegato anche il casco, è estremamente semplice collegare il casco, si fa tutto dal cellulare, pensavo si facesse da qui sopra, invece fate tutto dal cellulare. Una volta che collegate il cellulare al KG, praticamente tramite le connessioni Bluetooth del cellulare andate ad collegare il casco, e praticamente avrete tutti e 3 i dispositivi connessi tra di loro. Come vedete, le icone se volessi sentire la musica, basterebbe che andassi con la rotella del joystick verso destra, eccolo qua, e lui mi metterebbe la musica. Entro dentro e io in questo momento sto ascoltando la musica di Quark. Volendo metterla in pausa sempre verso destra mi mette in pausa. Se volessi cambiare musica, se volessi ascoltare altre musiche, basta che con il joystick sempre mi vado a spostare sulla musica che preferisco. Voglio sentire Benny Hill Show, entro qui e mi ascolto la musica di Benny Hill. La voglio mettere in pausa, cloche del mouse verso destra, come vedete il display è andato in pausa. Cloche ancora verso destra e lo rimetto in modo play, metto in pausa, cloche verso sinistra, torno indietro, rotelle indietro, esco dal menu o comunque vado nelle altre musiche. Se volessi uscire dal menu, cloche indietro, cloche verso sinistra e vado al menu principale. Da qui, come vedete, sto ruotando la rotella verso sinistra. Volessi entrare nelle mappe, clicco sulla destra ed entro nelle mappe. In questo momento non si anima perché qui sotto ho poco campo e quindi quando saremo in serie lo vedremo meglio. Cloche verso sinistra, si esce fuori, posso entrare nei messaggi, posso entrare nelle riproduzioni, posso anche cliccare qui ed esco dalla funzione del KG. Qui praticamente col mouse mi muovo avanti e indietro. Per tornare nella funzione principale basta tenere la cloche tirata verso sinistra. Come vedete lui cambia la schermata a sinistra, cambio. Se volessi entrare dentro una funzione, per esempio voglio entrare nella funzione del telefono, basta che evidenzio il telefono, cloche verso destra, e qui vado a scorrermi la rubrica scegliendomi i preferiti, contatti, il telefono, segreteria, quello che è, e lui andrà a chiamare chi volessi chiamare in questo momento. Simuliamo che volessi chiamare Cinzia, tasto verso destra, sto chiamando Cinzia. Adesso la interrompo da qui per fare prima che Cinzia magari si allerta, sempre che squilli il telefono, perché sono sempre qui sotto al box, quindi c'ho poco campo. Ma comunque messaggio in segreteria, nessun messaggio, voglio uscire dalla segreteria, mouse verso sinistra, torno al menu principale, mouse verso sinistra, cambio menu fino a scegliermi quello che preferisco, mouse verso destra e praticamente faccio la funzione inversa. Mi posso scegliere dove andare, qual è il menu principale, qual è il menu che preferisco, e ad esempio voglio tenermi questo, mi tengo questo qui. Una volta che sono in movimento ovviamente si animano tutti i campi possibili e immaginabili. A questo punto andiamo in casa, ci vestiamo e facciamo la prova su strada. Ovviamente il casco, il KG e il cellulare sono connessi tutti e 3. Proviamo a fare una chiamata a Cinzia, vediamo se mi sente. Io sento squillare, vediamo un po'. Cinzia, mi senti? Come mi senti? Bene? Aspetta che alzo un po' il volume che non sento molto qua, così. Mi senti? Ok. No, la cosa strana è che l'inclinometro funzionava prima in box, adesso che vado non funziona più. Vabbè, comunque tu mi senti, sta a posto. Metti giù, va. Ciao. Ok, a funzionare il telefono funziona da qua. Praticamente io da qui, tramite la rotella, posso scorrere la rubrica, posso scorrere i preferiti,
recenti, contatti, vedete come si anima. Ok, la navigazione funziona perfettamente, sento le informazioni all'interno del casco. Adesso sono in quinta, sono a 57 km/h, potrete vedere che come faccio le curve l'inclinometro rimane fermo a 0. Per assurdo prima in box si muoveva, adesso no. Non so se è un limite della piattaforma inerziale, a dirvi la verità mi è sembrato strano prima dove funzionasse, non adesso che non funziona, perché anche con altri dispositivi CarPlay che hanno questa funzione, la mia moto essendo del 2015 non prevedeva alcune tipologie di informazioni della piattaforma inerziale e quindi su altri dispositivi davo per scontato che non funzionasse. La cosa che mi è sembrato strano è che prima in box, come avete visto tutti quanti, l'inclinometro funzionava e non funziona mentre sono in marcia, probabilmente non aveva ancora acceso il mezzo, non lo so. Fatto sta che l'inclinometro non funziona e l'unica cosa che non sono riuscito ad attivare è Siri. Per il resto tutto funziona alla perfezione, riesco a cambiare le videate da qui, riesco ad andare nella funzione di navigazione, come vedete ha ancora in memoria la funzione di prima e mi sta conducendo al benzinaio che io gli avevo indicato, quindi tutto funziona alla perfezione da questo punto di vista. Il 6 pollici è una via di mezzo tra il 5 e il 7. Il 5 lo ritengo forse un po' troppo piccolo, un po' troppo limitante, anche se il 5 è la grandezza che io utilizzo sul Navigator 5 appunto. 7 è abbondante, una volta che ci si abitua si fa veramente fatica a tornare a dei pollici più piccoli. 6 in questo momento mi sembra una giusta dimensione, insomma tra il 5, il 6 e il 7 la mia indecisione potrebbe essere tra 6 e 7, il 5 lo escluderei per quello che sono, cioè se devo prendere un accessorio del genere escluderei il 5, per quel che riguarda le mie esigenze, i miei gusti, il mio modo di utilizzare questa tipologia di strumento. Come sapete io sono più per il navigatore che per questa tipologia di strumento, ma per chi, e sono tanti, che utilizzano il cellulare come metodo di navigazione, state pur certi che un accessorio come questo sicuramente fa la differenza. Funzione qui, potrete attivare o disattivare l'audio, così l'audio è attivato. Ehi Siri, portami alla Chiarella. Ok, e anche Siri funziona alla perfezione. Diciamo che tutto funziona alla perfezione, non c'è niente che dà problemi. L'unica cosa che ho notato è che a differenza del precedente versione manca l'indicazione delle frecce, l'indicatore di direzione lì c'era, qui no, manca quando nella precedente versione, la Io 5, nel momento in cui si andava a frenare sul display faceva vedere la ripartizione di frenata, qui no. Insomma ci sono alcune cose in più, ce ne sono altre in meno, insomma c'è qualche differenza tra la Io 5 e la Io 6. Oltre al display più grande c'è anche qualche funzione in meno, però per il resto diciamo che funziona tutto a dovere, tutto secondo i piani. Praticamente qui in basso dove c'è il dito c'è l'indicazione di come viene utilizzato l'acceleratore, vedete man mano che io apro salgono queste tacchette che prima non c'era, vedete salgono sia i giri motore da qui ma sale anche quest'altro display da sinistra verso destra. C'è l'altitudine 87 metri, 20,41 il tramonto, 44 km l'autonomia, 14,1 la carica della batteria, 2,5 e 2,7 è la pressione delle gomme che corrisponde a quello che leggo sul display, 16 e 11 l'orario. La quinta è la marcia in cui sono, 2400 e rotti sono i giri motore. Adesso giriamo di qua e vi faccio vedere qualche altra particolarità. Quello che volevo dirvi prima è che con la Io 5 io mi inserivo l'indicatore di direzione e in alto a destra compariva la freccia, mettevo a sinistra, compariva a sinistra, mettevo le 4 frecce e comparivano le 4 frecce. Adesso questa informazione non c'è più. Prima frenavo con l'anteriore che c'è la frenata combinata, sul display mi compariva come era ripartita la frenata, adesso non c'è più. Insomma qualcosa in più c'è come dimensione, qualche informazione in meno c'è. Per quel che mi riguarda l'inclinometro non funziona, ma penso che sia un limite della moto. Mi è sembrato molto strano, a dire la verità, in box quando stavo accendendo e settando l'apparecchio che indicasse questi valori che altri apparecchi simili non mi hanno mai indicato, quindi mi è sembrato molto strano. Però oggettivamente nel box ha funzionava. Perché non funzioni adesso non ve lo so dire. So che adesso ha azzerato, vediamo un po', funzioni, telecomando ora,
E un po' calibrazione della postura, avvio. In fase di calibrazione non scuotere il veicolo, ok. Adesso vediamo che succede. Perché fino a poco fa, quando si va in marcia, non c'è. Calibrazione fallita, mantieni stabile il veicolo, ok. Ecco, vedete, qui funziona. Che non posso dire che non va. Vedete come cambia? +2, -2. Però se io parto, se io attivo, se io parto, avvio. Vabbè, adesso lo sto ricalibrando. Però se io parto, nel momento in cui, vedete, qua va. Nel momento in cui io però vado, la calibrazione, vediamo un po', cambiamo videata, vediamo se con un'altra videata va un po' meglio. Vediamo se qui, vedete, questo è 0, qui no, non va. L'indicazione dell'inclinometro funziona soltanto da fermo, ma penso che sia un limite proprio del mezzo, non è un limite dell'apparecchio. Penso che il mio mezzo, la mia piattaforma inerziale, perché adesso va a fare un'inversione, tanto qui non c'è nessuno, non è stata chiusa, è un parcheggio fondamentalmente. Vedete, sto girando, adesso inclinerò la moto, ma vedrete che l'inclinometro non va. Non c'è verso di farlo andare. Da fermo va, ma in movimento no. Adesso un'altra cosa interessante che ho visto, vediamo se funziona. Sul lato della piattina dell'Io 6 c'è una presa USB-C. Immagino, penso, credo, spero che possa essere utile per alimentare il cellulare. Immagino che inserendo il cavetto possa essere usato come alimentatore per il cellulare. Se così fosse è molto interessante la questione. Provo ad accendere, vediamo un po', ma non si alimenta nulla qua. Proviamo a accendere il mezzo, vediamo se è in folle. Sì, no, c'è la presa USB-C, ma come vedete non carica assolutamente nulla. Probabilmente è soltanto per fare degli aggiornamenti o qualcos'altro. Inserendo il cavetto non carica. KG dovrebbe essere impermeabile e adesso scopriamo se lo è. Sì, come passa sopra l'acqua dà la sensazione di touch, però diciamo che impermeabile è impermeabile, funziona. L'acqua magari con le temperature caldo e freddo può dare la sensazione del touch, ma funziona tutta alla perfezione. Hey Siri, portami a Giussago. Ok, perfetto. Come vedete Siri funziona alla perfezione. Spero che questo video vi sia stato utile. Se siete tra coloro che utilizzano il cellulare al posto del navigatore quando siete in sella, un accessorio simile può sicuramente fare la differenza, perché è un accessorio che non soffre il caldo, non soffre il freddo, non soffre la pioggia, come avete visto è impermeabile, sia per la nitidezza. È un accessorio che sicuramente agevola parecchio gli utilizzatori del cellulare in sella. Se di contro siete come me che utilizzate prettamente il navigatore, un accessorio come questo è soltanto un di più. Comunque, a prescindere da tutto, sappiate che se siete interessati a questo accessorio, a questa marca, vi lascio in descrizione un link con il quale potrete avere il 10% di sconto su qualsiasi prodotti della KG. Vi ringrazio, siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video!